Ciao a tutti e benvenuti al giorno 2 dell'Advent of Code 2022. Oggi abbiamo una partita di sasso carta forbice e la descrizione del problema è un po' strana, nel senso che parla di una strategia e l'input in teoria definisce una strategia, ma in realtà quello che fa è definire una lista di partite a sasso carta forbice e il problema ci chiede di valutare, di calcolare qual è il risultato finale. Il punteggio finale è dato da una serie di punti in base a quante partite ho vinto o sono finite in pareggio, più alcuni punti calcolati in base a quale delle tre possibilità ho scelto. Quindi, per esempio, se, ehm, se il mio opponente ha scelto sasso e io ho scelto carta, ottengo 8 punti per aver vinto, che sono dati da 2 punti per aver scelto carta, perché la carta vale 2 in questo caso, più 6 punti per aver vinto. Quindi l'input che abbiamo qui è una lista di lettere che sono per il mio opponente A, B e C e per me X, Y e Z, che rappresentano sasso, carta e forbice. Quindi devo copiarmi questo input, utilizzo la stessa struttura di ieri, quindi mi creo un nuovo file che chiamerò day02.txt, mi incollo l'input e questo è quanto. Stessa cosa per il file Python, mi creo un nuovo file che chiamo day02.py. Qui mi vado a leggere l'input, quindi creo una funzione che chiamerò per consistenza getInput che mi restituirà una lista di stringhe. Potremmo anche farlo diventare una lista di tuple di stringhe, no, non c'è un grande vantaggio, facciamo stringhe e basta. Questo mi va a leggere il file come ho fatto ieri, quindi in effetti mi copio il codice da ieri, un bel with open bla bla bla, mi apro il file e me lo leggo. fr.readlines mi darà tutte le linee del file, sono una lista di stringhe e per ognuna voglio, in quasi casi già che ci sono elimino lo spazio centrale perché non fa nulla, non ha nessun vantaggio questo spazio che c'è, questo spazio che ho tra le due lettere. Quindi faccio un bel return di cosa? Della linea del primo carattere e del secondo, oppure posso fare ma sì, facciamo l.replace, così è molto chiaro cosa stiamo facendo. Sto togliendo lo spazio for L in readlines e questo è quanto. Non vedo nessun problema, già che ci sono faccio un mypy. Ok, nessun problema. Bene, quindi creiamo il nostro solito controllo if name è il main, magari domani questa parte la scrivo prima del video. Mi prendo l'input, quindi problem input sarà getInput e me lo passo alla funzione che sarà la parte 1 come ieri, quindi creo due funzioni che fanno la parte 1 e la parte 2. Il risultato sarà di questa funzione sarà un numero, un intero, e che cosa fa questa funzione? Dunque deve calcolare per ogni partita, quindi per ogni coppia di tre lettere che saranno il mio avversario e me, il punteggio di quella partita. Quindi questo punteggio è dato da due elementi che sono il punteggio dato dal fatto che ho vinto o perso o pareggiato
e il punteggio dato da cosa ho scelto. Quante sono le possibili combinazioni che ci possono essere in una partita, le possibili lettere che ci possono essere quindi in una riga? Sono 9, perché ci sono 3 possibilità per cosa gioca il mio opponente, 3 possibilità per cosa gioco io, e quindi 3 per 3 9, quindi 9 possibili combinazioni. Vuol dire che sono così poche che le posso tranquillamente enumerare, le posso elencare e calcolare una per una qual è il risultato. Questo lo posso fare con una serie di if, ovviamente è fattibile, sono solo 9, ma è più semplice e intuitivo farlo con un dizionario. Quindi mi creo un dizionario che sarà a livello del modulo, perché magari lo riutilizzo per la parte 2, perché mi chiederà quasi sicuramente di calcolare qualcosa del genere. E questo dizionario lo posso chiamare punteggi. Mi creo un bel dizionario e qui posso andare a mettere tutte le combinazioni, quindi A uguale qualcosa, A, quindi lo ripeto 3 volte, magari ci metto anche una virgola che ne diciamo, poi metterò anche B uguale qualcosa, ovviamente, e già che ci sono faccio la stessa cosa con C, ovviamente. Quindi ho C, C e C. E poi devo mettere le combinazioni di X, Y e Z, quindi uso il cursore multiplo e metto una X, una Y e una Z. Ok, ho creato tutte le combinazioni che ci possono essere in una riga. Se ho qualcosa che non è in questo dizionario, vuol dire che c'è un errore. Ora, qui potrei mettere già il punteggio calcolato in base alle due regole, quindi la regola che dà un punteggio alla partita e la regola che dà un punteggio al singolo elemento che ho giocato, ma preferisco tenerli separati perché non si sa mai che la parte 2 mi chieda un criterio diverso, quindi mi fa comodo avere già i dizionari separati. Quindi ehm, lo chiamo game scores per indicare che è il punteggio di quanto una singola partita mi dà, non il punteggio dato dal... mm, anzi no, posso fare... No, niente, faccio così, faccio un game score, quindi questo è quanto mi dà un gioco, ma solo per il fatto di aver vinto o perso. Poi avrò un altro dizionario oppure un altro if per il punteggio di cosa ho giocato. Ora mi sono creato tutte le combinazioni e quindi procediamo a dare i punteggi. Cosa ci dice? Dove cavolo è qua? Che zoom, un po' esagerato. Che cosa ci dice del punteggio della partita? Che prendiamo 0 se perdiamo, 3 se pareggiamo e 6 se vinciamo. Quindi sostanzialmente inizio col pareggio che sono 3 e qui dico se AX che vuol dire tutti e due hanno sasso, BY che vuol dire tutti e due hanno carta e CZ che vuol dire tutti e due hanno cos'è? Forbici, sono 3 punti perché abbiamo pareggiato. Il gioco lo vedo dal punto di vista del mio giocatore, quindi la seconda lettera, X, Y e Z, e quindi abbiamo che se l'avversario gioca A e io ho giocato Y, io ho vinto, quindi sono 6 punti e di conseguenza quest'altro è 0. Se l'avversario ha giocato B, che è carta, e io ho giocato X, che è sasso, l'avversario ha vinto, quindi 0 punti, di conseguenza l'altro sono 6. Ultima combinazione, CX, se l'avversario ha giocato C, che sono forbici, e io ho giocato X, che è sasso, ho vinto io, quindi sono 6 punti, altrimenti 0. Possiamo controllare per sicurezza che, dato che ho usato sempre lo stesso ordine delle lettere, l'ordine dei numeri è sempre diverso, quindi ho 360, 036, 603. Perfetto. Se vi state chiedendo come faccio a essere così veloce e sicuro quando scrivo questi punti è perché leggendo il problema prima del video mi sono fatto uno schemino a mano con i tre
sasso, carta e forbice. Però non sto mettendo il video perché editare il video richiede un sacco di tempo e non ho abbastanza visualizzazioni per giustificare questo sforzo. Bene, abbiamo quindi game scores, che sono i punteggi delle partite. Magari mi creo un commento che dice che cosa fa questo game score. Quindi il punteggio che deriva dal gioco stesso. Il commento non è proprio chiaro, in effetti posso anche... Ok, il commento non è che aggiunga molto comunque. Vabbè, ce l'ho. Bene, adesso vogliamo farci farci il nostro calcolo. Ora, si può fare una bella sum di una list comprehension e penso che è quello che farò in effetti. Non mi sembra abbastanza complicato da richiedere di decomporlo in un ciclo for o qualcosa del genere. Faccio una bella list comprehension e sono a posto. Quindi mi creo un altro dizionario che chiamo... come lo chiamo? Questo è il problema più difficile dell'informatica, il dare i nomi alle cose. Lo chiamo move score. Questo è un altro dizionario che contiene i 3 punteggi che ovviamente ho dimenticato per sasso, carta, forbici. Quindi 1 è sasso, 2 è carta e 3 è forbici. Quindi 1 è sasso, 2 è carta e 3 è forbici. Ok, mi sono creato il dizionario e adesso voglio... Cos'è che ci chiede il problema? La somma totale? Sì. Domanda, dobbiamo calcolare il punteggio anche quando perdo? Sì, quindi è una semplice somma, non c'è... Il punteggio della mia mossa si calcola anche quando perdo, quindi sono completamente scorrelati. Voglio fare la somma di cosa? Del punteggio dovuto al gioco, quindi game scores della mossa, della partita, che chiamo P, anzi lo chiamo, ma sì, P per play va bene lo stesso, più il move score di cosa? Della seconda lettera della partita, quindi 1 di P, per ogni P nell'input. Quindi per ogni input è la lista delle mosse, per ogni valore, questa è una comprehension, per ogni valore, quindi per ogni coppia di lettere, mi prendo il risultato del gioco, quindi questo valore qua, e sommo il risultato della mossa. La mossa è calcolata solo in base a cosa ho giocato io, quindi devo prendere la seconda lettera, quindi P1. E questo ovviamente devo ritornarlo magari, quindi... E questo è quanto, quindi eseguo NiFi, giusto per paranoia, eseguo anche Black, perché no, perfetto, e ora posso finalmente eseguire il mio codice. Eseguiamo il giorno 2. Oh no, c'è un piccolo problema, vedete che qui stiamo tenendo traccia della capo, perché questo readlines include, anche se qui non lo dice, la capo, quindi mi strippo tutti i valori che non sono caratteri, quindi white space che sono all'inizio e alla fine. Perfetto, quindi per ricapitolare questo \n è semplicemente la capo che è fornito da readlines. Non mi ricordo mai quando Python elimina la capo o no, quindi è una cosa che generalmente ignoro e risolvo quando vedo questo problema. Quindi mi ha dato un numero e questo numero lo infilo nel puzzle. Perfetto. Vediamo la parte 2 che io non so, questo è sempre un rischio quando si improvvisa, ma al massimo taglio il video e divido in 2 parti, come ho fatto l'anno scorso in inglese. Bla bla bla, c'è qualche storia da aggiungere. Ecco qui. Che casino è.
X vuol dire che perdi, oh, ok. Quindi il punteggio totale è calcolato sempre nello stesso modo, ma ora devi scegliere quale figura scegliere. Ok, io non sapevo che si chiamasse figura, me lo dimenticherò fra 2 minuti. L'esempio va così, quindi se il tuo avversario sceglie sasso, ma tu scegli... No, ma tu hai Y, quindi devi pareggiare, devi scegliere anche tu sasso, ok? Quindi questo problema è totalmente scollegato a quello di prima. Mhm. Oh, ok. Ehm, oh, che brutta cosa. Ok, davvero bizzarro. Ehm, Possiamo riutilizzare solo un pezzettino che è il valore dei singoli pezzi. Quindi, cosa dobbiamo fare per la parte 2? Ehm, Dobbiamo fare una cosa davvero strana. Oh, che brutta cosa, sembra di lavorare con Excel. Dunque, funziona così. Se noi abbiamo, per esempio, vediamo un esempio concreto dal mio file. Se ho CY, la Y non viene più indicata, non è più la mossa che ho giocato, ma è, ma è il risultato che voglio ottenere. Y vuol dire pareggio, quindi X è perdita, Y è pareggio e Z è vittoria. Questo vuol dire che se io ho una Y qui, questa partita dovrà pareggiare, quindi anch'io dovrò giocare una C, che equivale a forbici, e il punteggio che prendo per questa partita è semplicemente il punteggio della forbice, non importa se vinco o perdo. Ehm, Bene, quindi devo semplicemente calcolare i valori per ogni possibile combinazione, che è un po' una menata, ehm, ma lo possiamo fare. Quindi questo lo chiamo case scores 2. ehm, e qui abbiamo la gioia di capire che cacchio vogliamo fare. Quindi A, vediamo, con la X vuol dire che devo perdere. Quindi, anzi, partiamo con la Y, che è il pareggio, giusto? Perché la Y è il caso più semplice, perché se pareggio devo semplicemente giocare la stessa mossa dell'altro. Quindi quali sono i punteggi? Sono ancora gli stessi di prima. Perfetto. Oh no, ho capito male. Devo comunque contare il risultato. Ok, quindi siamo in una situazione un po' bizzarra perché uh, oh, che schifo di... Mi piace poco perché è inutilmente complicato e la complessità deriva solo da capire il problema perché mm, effettivamente inventarsi qualche algoritmo vuol dire che devo scrivere tutte le combinazioni. Mm, le combinazioni si possono anche saltare volendo perché questo gioco sasso carta forbice è sostanzialmente basato su un modulo, quindi ho un anello con tutte le possibili mosse e vinco se sono, eh, diciamo, prima o dopo la posizione dell'avversario su questo anello. Quindi si può fare un modulo, ma per tre possibili valori non ha nessun senso. Faccio un dizionario e via. È più semplice, solo che devo star lì a scrivere tutti i valori, che è una menata. Quindi vediamo che brutto problema. Sempre meglio di Encode del 2019. Abbiamo quindi X, che vuol dire che perdo, quindi l'avversario ha giocato carta, quindi devo giocare forbici. E se io gioco forbici ho 0 punti per aver perso, ma ho i punti per aver giocato forbici, che sono 3. Se io quindi vado alla B, anzi vado alla Y, perché la Y in effetti è il caso più semplice, perché la Y è pareggio, quindi devo giocare anch'io
A, che è 1, più il punteggio del pareggio, che sono 3. Mi pare proprio, sì. Mm, Questa invece è una perdita, quindi se è una perdita mi metto già il più, quindi più. Se è un pareggio, ehm, no, che casino, mi sto perdendo. Ok, penso che questa parte la faccio offline, perché si tratta solo di... ehm, quindi facciamo finta che ho implementato questo dizionario, non ha senso star qui a scriverlo. La parte 2 è semplicemente la somma del game score 2 per la P. E lo implementerò a parte, non nel video, perché non c'è un grande vantaggio. Ci vediamo alla prossima giornata. Ciao ciao!